Ciambella oggi, mi vedete? Di pasta con le verdure, con tutte le varianti per vegani, non vegani, vegetariani, porcaioli. Oggi vi sistemo tutti con una ricetta. Dai, sotto. Oggi studiamo anche il sistema per far tutto con una pentola sola. Una facciamo un bel ragù di verdure e qua ci facciamo la pasta. Una cipolla o un porro, tritati abbastanza grossi. Una o due carote, taglio anche un bel pezzo di zucca, ma mettete le verdure che volete, se volete potete metterci le zucchine, potete metterci i broccoli, i cavoli, i peperoni, zucchine, melanzane, le verdure che avete, quelle di stagione. Tutto tagliato grande come un pisello più o meno. Ci metto anche due belle gambe di sedano che vanno sempre bene e mettiamo dentro il sedano. Io vi faccio vedere una versione bianca senza pomodoro di questa ricetta, ma se volete potete fare il sugo di pomodoro e lo aggiungete alle verdure. Ci metto anche una bella manciata di piselli, usate quelli freschi o surgelati, non quelli in scatola che fanno schifo. Poi ci mettete un'erba, quella che volete, io ci metto il timo, ma va bene anche che so, il rosmarino, il prezzemolo, la maggiorana, l'origano, quello che vi piace. Facciamo cuocere, va che bei colori, Beatrice, guarda, che belli. Facciamo cuocere per 10 minuti a fuoco forte, non stracuocere, cuocere, devono essere un po' al dente. Mettiamo un po' di sale nelle verdure, senza esagerare che poi vi va sulla pressione, mi raccomando, e un po' di sale anche per la pasta. Un po' di pepe abbondante che a me piace molto, se volete, se non volete non lo mettete, va bene anche il peperoncino, metteteci il cumino a chi piace. Io userò una ciambelliera per fare questo timballo di pasta, però se volete potete usare anche una teglia normale, solo che non avrete il buco, meglio, così c'è più pasta. E la imburro per bene. Chi non vuole usare il burro può usare la margarina, può usare l'olio, può usare un po' quello che vi piace. Ci metto dentro un bel bicchiere di pane grattugiato e lo dondolo in giro in maniera che si appiccichi dappertutto. Questo è importante perché deve fare la crosticina dopo. Via il pane in eccesso. Oh Beatrice, adesso ti faccio vedere una magia. Ma guarda che ti vogliono vedere gli iscritti eccetera, magari affacciarsi ogni tanto, come no? Prima o poi ti convinco. Allora, vi faccio vedere una magia adesso, Allora, io non c'ho voglia, non c'ho neanche il fornello per fare la besciamella. Allora cosa faccio con la besciamella? La faccio direttamente in cottura insieme alle verdure. È facilissimo da fare, besciamella furba, non quella col burro troppo complicata, quella del mio canale. Mezzo litro di latte, chi non vuole usare il latte può usare il latte d'avena o il latte di soia. Ci metto dentro 45 grammi di maizena, non la fecola, maizena, amido di mais. Latte freddo, maizena fredda, temperatura ambiente normale, freddo. Sto prendendo tempo perché non mi va giù. E poi girate subito, Vedete le verdure che sono ancora belle al dente e colorate? Così devono essere, non di più. 10 minuti hanno cotto. Ci metto un bicchiere di acqua fredda per calmargli i bollori. Prendiamo il nostro mezzo litro di latte e lo rovesciamo dentro belli decisi e giriamo. Ecco, adesso guardate che bei colorini che sono rimasti e adesso questa roba qui diventerà besciamella, si addenserà, però dovete stare qui davanti, 3 minuti. Ci mette davvero 3 minuti ad addensarsi, voi dovete essere lì perché sennò poi c'è un gruppone, perciò se dovete svuotare la lavatrice aspettate un attimo, lasciatela lì, la fate dopo, magari nel frattempo buttiamo la pasta. Io la pasta l'ho misurata prima, dentro nella ciambelliera, è la metà della ciambella, perché raddoppia. Vedete che incomincia a borbottare? Ecco, adesso nel giro di 10 secondi si addensa, guardate, è una magia, guarda. Guarda, sta già addensando, guarda, una cremina è diventata, vedete? È la fine del mondo, guardate roba, magico, abbiamo risparmiato una padella e almeno un quarto d'ora di lavoro. Scolati i maccheroni molto al dente, È importante per due motivi la cottura della pasta, perché innanzitutto viene troppo stracotta se sono troppo cotte, perché cuoce ancora nel forno, e poi l'amido che rilascia la pasta farà stare su la ciambella praticamente. Guarda, fai vedere, vedete che è bello elastico ed è anche un po' appiccicoso. Ecco, questo è l'amido che esce dalla pasta e andrà nel composto.
Ci mettiamo dentro qualcosa per insaporire un po', potete metterci la pancetta, chi ce la vuole mettere, il bacon, metteteci dentro quello che vi piace. Io ci metto della fontina grattugiata, va bene il grana, va bene il gorgonzola, va bene le noci, va bene il sesamo, va bene il semigirasole, mettete dentro quello che vi piace. E poi ci metto un uovo, però attenzione, chi non vuole usare l'uovo può semplicemente aggiungere 5 grammi in più di maizena oppure una cucchiaiata di farina di ceci prima nella besciamella, così adesso sta insieme lo stesso, però io ci metto l'ovetto che faccio prima e diamo una bella rugata, una bella mischiata. Riempiamo la ciambelliera con un cucchiaio e tanta pazienza. Ne ho fatta appena esercito, ma adesso faccio una tagliata, la metto in freezer e non scappa. Ogni tanto gli date 2 colpetti, così la pasta, devo rifarlo? Fa così. Ora te lo faccio anche cantando. Così la pasta s'acquatta per bene. È andata giù, visto? Ne devo mettere ancora un po'. In forno già caldo, 180 gradi, ventilato, non ventilato, statico, come volete, nucleare. E fategli fare 20-30 minuti almeno, deve fare una bella crosticina, quindi in mezzo al forno e lasciatelo dentro, anche se stai 5 minuti in più non fa niente. Eccoci qui, 25 minuti, è un po' rosolata sopra, quindi teoricamente dovrebbe essere rosolata anche internamente, ma adesso lo giriamo e lo vediamo subito. Quindi prendo il mio bel piatto barocco nuovo di pacca, ho già misurato che ci sta, e lo giriamo piano piano, con delicatezza, solleviamo, magia. Beh, direi che ci siamo, andiamo a mangiare. Morbido, bollente, bollente, andiamo a mangiare, dai. Non mi ricordo più cosa dovevo dire. Cos'è che dovevo dire? Vado? Dobbiamo prendere... Ricordo che riparti da capo. La rifacciamo. Taglio della zucca, mettete le zucche che sì. Mi si vede? Non capisco mai quando devo partire, parto o non parto? Vado? Sta cenando? Così mi vedi? Da un buco così piccolo si vede una donna così grande. Stai registrando? Vado?